Io per 2 mesi è come se fossi morto, quindi ho vissuto quei mesi come se vivessi in uno stato di irrealtà. Avevo una vita molto attiva, uscivo, andavo in giro a mare e io mi sono completamente chiuso a casa. Non sono mai tornata come prima, il mio corpo è totalmente cambiato. La prima paralisi, ad esempio, riuscivo a scrivere. Do l'impulso e a volte il mio corpo non risponde. Io ho perenni fitte al petto e sul fianco tutto il giorno. Prima facevo sport, facevo trekking tutti i weekend. Ad oggi io è un anno che non vedo più le mie amate montagne, non riesco assolutamente a correre e a fare attività di questo tipo. Ho difficoltà anche solo a portare le buste della spesa. Io prego tutti i giorni a Dio che ci aiuti a tutti a guarire da questo vaccino. Solo Dio sa quello che ci è accaduto, veramente. Stavo ai suoi piedi cercando di tenerli caldi e continuavo a vedere loro che agivano, ma nessuno mi diceva nulla. Quindi chiesi che cosa stava avvenendo, cioè qual era il problema. E quando uno degli infermieri mi disse è il cuore, ho reagito proprio d'impulso e ho ricalcato l'idea al cuore, quindi dico ma non c'è una possibilità che i vaccini c'entrino perché mio figlio è stato vaccinato. Io sento che per un principio di umanità è fondamentale che sia chi è stato male, chi sta male, ma anche le persone che non sono state male si prendano in carico quello che sta avvenendo. Quindi da una parte è fondamentale farsi vedere, non nascondersi più. Come è stato prodotto il Invisibili? Il video è stato prodotto da Playmaster Movie, che è una piattaforma indipendente che non censura nulla, che già da 4 anni è attiva, diciamo, su tutto il territorio nazionale, diciamo che ha sede a Roma, però ci sono moltissimi collaboratori in tutta Italia, attivisti, per cui è nata questa produzione dalla collaborazione fra me e diciamo, il responsabile della piattaforma Playmaster Movie, che è Alessandro Amori. È una collaborazione molto, molto fattiva e molto, molto bella, devo dire. Ho scelto di girare questo documentario perché per dar voce appunto agli invisibili, a queste persone che avevano pochissima attenzione da parte del mainstream e che sono state abbandonate completamente dallo Stato, dalla sanità e hanno veramente dei problemi molto gravi, necessitano di cure urgenti e hanno veramente molti problemi ad essere ascoltati, appunto, per cui mi sembrava giusto dare loro voce e contemporaneamente dare, appunto, avvisare la popolazione sulla pericolosità di queste sostanze chiamate vaccini anti-Covid. Io penso che loro non abbiano visto il documentario perché assolutamente non si può bollare questo documentario come fake news, perché se uno lo guarda vede che il 90% del documentario è composto da interviste a persone che si sono vaccinate e che hanno avuto grossissimi problemi dopo la vaccinazione, con puntualizzazioni da parte di medici, da parte di esperti, ma sostanzialmente il grosso del documentario sono queste testimonianze di, ripeto, persone vaccinate che hanno avuto grossi problemi che assolutamente non sono da considerare come Novax, è proprio è totalmente assurdo parlare di Novax in questo caso. Hai lavorato anche per il mainstream, vedevo per Mediaset nel tuo curriculum su LinkedIn, c'è appunto Mediaset, addirittura hai lavorato anche per il circuito Mastercard, quindi possiamo dire che non sei un regista Novax. No, non sono un regista Novax, io non sono solo un regista, sono un filmmaker, sono un operatore, faccio un po' di tutto. Ho lavorato per il mainstream, per diverse reti nazionali, ho lavorato anche per parecchi video istituzionali di grossi brand, per cui fino ad ora non mi ero esposto così tanto, ora ho ritenuto il caso di farlo perché la situazione
era ed è veramente molto grave, per cui penso che tutti in qualche modo dovrebbero esporsi per quel che gli è possibile.